Ci sono nomi che il tempo cancella quasi del tutto, eppure dietro quelle sigle dimenticate si celano verità che il nostro paese ha preferito non affrontare. Volpe 132 è uno di questi. A chi oggi ne sente parlare, può sembrare poco più che una sigla tecnica, un codice insignificante, ma dietro quel nome si cela una vicenda intricata che affonda le radici in un'Italia fatta di omertà istituzionali, zone d'ombra e silenzi troppo lunghi per essere casuali. Un caso che ha visto la scomparsa di due uomini dello Stato, un elicottero dissolto nel nulla, prove ignorate, testimoni mai ascoltati e, su tutto, un segreto di Stato che ancora oggi impedisce di dare un senso a quanto accaduto. I fatti si svolgono in un angolo meraviglioso del Mediterraneo, al largo di Capoferrato, nel sud-est della Sardegna. Un paradiso di sabbia bianca e mare limpido. È il 2 marzo del 1994 e quella notte la luna splende in un cielo sereno, quando un elicottero della Guardia di Finanza decolla per una missione di pattugliamento. A bordo, due militari sardi, il maresciallo Gianfranco Derio, 41 anni, e il brigadiere Fabrizio Sedda, 28. L'Augusta A109, con il nominativo Volpe 132, parte alle 18:44 dalla base di Elmas, diretto verso Capo Carbonara, con il compito di effettuare controlli lungo la costa. In mare, poco prima, è salpata anche la motovedetta Colombina, incaricata di fornire supporto all'operazione. I due mezzi sono in costante contatto radio con la centrale operativa di Decimo Mannu. Alle 19:07 i piloti trasmettono: siamo su Capo Carbonara, ci dirigiamo verso sud e verso i bersagli. 7 minuti più tardi, i registri segnano ancora il collegamento attivo tra Volpe e Colombina. Poi, alle 19:18, tutto si interrompe. La traccia radar di Volpe 132 scompare. Inizialmente si pensa a un'area d'ombra, un buco nella copertura radar. Si tenta di ristabilire i contatti, invano. La stessa Colombina rimane inspiegabilmente silenziosa per 2 ore. Solo alle 21 la motovedetta si fa risentire, comunicando di aver appreso della scomparsa del velivolo tramite un'altra imbarcazione, la Torres. Ma perché un silenzio radio tanto prolungato? Cosa è successo davvero in quelle 2 ore? Le ricerche iniziano, coinvolgendo persino aerei civili in volo sopra la Sardegna, ma ogni sforzo si rivela vano. Le squadre si concentrano nel tratto a sud di Capo Carbonara, come indicato dalla comunicazione finale dell'equipaggio. Tuttavia, il giorno successivo, i primi relitti vengono individuati per puro caso, in un luogo totalmente inatteso, la baia di Feraxi, circa 100 km più a nord rispetto al punto dell'ultimo contatto. Pochi frammenti metallici, tra cui un elmetto identificabile come appartenente al maresciallo Derio, emergono dalle acque. Di corpi, nemmeno l'ombra. L'ipotesi dell'incidente diventa realtà, ma una nuova domanda prende forma. Perché l'elicottero, che dichiarava di dirigersi verso sud, è precipitato a nord? È stato un errore di rotta, un cambio di piano non comunicato, o hanno visto qualcosa che li ha costretti a virare bruscamente? Le risposte, ancora oggi, mancano. La sparizione dell'elicottero getta un'ombra cupa sul cielo limpido della Sardegna. L'evento è grave e la procura di Cagliari si muove aprendo un'indagine ufficiale. Il fascicolo è affidato al procuratore Mauro Mora e al PM Guido Pani, ma fin da subito gli inquirenti si trovano a lavorare nel buio, con pochissimi elementi concreti. È in questa fase che cominciano ad emergere comportamenti a dir poco anomali. Gli armadietti personali dei due finanzieri vengono forzati dai colleghi militari. La giustificazione? Il recupero delle armi di ordinanza. Ma secondo Pepino Sedda, fratello di Fabrizio, ciò che davvero interessava erano i telefoni cellulari, forse per controllare messaggi o contatti compromettenti. Nel frattempo, prende avvio una seconda indagine interna, stavolta condotta dalle forze armate. A coordinarla è il tenente colonnello Enrico Moraccini, dello staff del PISC, il poligono interforze del Salto di Quirra. Una figura chiave, perché la sera del 2 marzo era proprio lui a dirigere le operazioni nel poligono militare, struttura che dispone di un radar capace di monitorare tutta la costa orientale della Sardegna. E qui entra in gioco un elemento cruciale. Proprio come nel disastro del DC-9 Itavia nei cieli di Ustica nel 1980, anche in questa occasione i radar si spengono nel momento decisivo. L'unico sistema in funzione quella sera è proprio quello del PISC, ma le sue registrazioni si interrompono alle 19:14, esattamente 4 minuti prima della scomparsa di Volpe 132 dai radar civili. Una coincidenza? Oppure qualcosa di pianificato?
Per alcuni è la replica in scala ridotta della tragedia di Ustica. Non a caso, i giornalisti e i familiari delle vittime iniziano a parlare di piccola Ustica sarda. C'è poi un altro dettaglio che lascia perplessi. Il colonnello Moraccini, oltre ad aver gestito il radar in quella notte, è anche colui che coordina l'indagine sull'incidente. In pratica, l'unico testimone istituzionale diretto diventa anche il principale responsabile dell'inchiesta. Un evidente conflitto di interessi, che però sembra non preoccupare nessuno nei vertici militari. L'inchiesta si conclude in modo rapido, in appena 70 giorni. Le autorità dichiarano che Volpe 132 è precipitato in mare senza che vi fosse esplosione né disintegrazione all'impatto. Un'affermazione che suscita più domande che certezze. Se non c'è stata disintegrazione, dove sono finite le componenti principali dell'elicottero? E come si può affermare con sicurezza l'assenza di esplosioni senza prove, né dati radar, né registrazioni radio? Eppure, la conclusione ufficiale è questa: si è trattato di un incidente, caso chiuso. Il verdetto, ripreso e amplificato dai media dell'epoca, rimbalza sui giornali e in TV come una verità indiscutibile. Ma l'aspetto più sconcertante deve ancora arrivare. I due finanzieri vengono addirittura additati come responsabili della perdita dell'elicottero, accusati di condotta colposa. Il rapporto finale firmato da Moraccini, secondo chi ha letto tra le righe, puzza di insabbiamento, ma c'è chi non si arrende. I familiari di Derio e Sedda, guidati dall'avvocato Carmelino Fenudi, cominciano una battaglia parallela a quella giudiziaria. Non cercano solo giustizia, ma qualcosa di più profondo, la verità, e per ottenerla decidono di cercare tra la gente comune, lì dove spesso si annidano i dettagli che fanno la differenza. È così che emergono le voci dei testimoni, non uno, non due, ma ben 5 persone, che quella sera hanno visto o udito qualcosa di cruciale. Il primo a parlare è Giovanni Uzzeri, un giardiniere di Capoferrato. La sua descrizione è netta, senza tentennamenti. Una sfera di fuoco nel cielo, poi un boato. Si reca subito dai carabinieri e avverte la Guardia di Finanza. Stanno cercando nel posto sbagliato, perché Volpe 132 era lì, a Capoferrato, non a sud verso Carbonara. La reazione che riceve è tutt'altro che rassicurante. Viene trattato con freddezza, persino minacciato. Gli viene detto di farsi da parte e lasciar fare a chi di dovere. Le sue parole però sono pesanti. Dice che l'elicottero ha sorvolato una grande nave ferma in rada, immobile da giorni, e che nel momento in cui tenta di risalire di quota si sente un suono metallico, poi lo scoppio. E non è solo. Un altro testimone, Gigi Marini, sta pescando nella baia di Feraxi e osserva l'elicottero in volo, in direzione Capoferrato. Anche lui nota un cambio di rotta, non verso sud ma verso nord. Ma è il pastore Giuseppe Zuncheddu a offrire uno dei resoconti più incredibili. Racconta che Volpe 132 proviene dall'entroterra, sorvola Monte Sette Fratelli e punta dritto verso il mare, identificabile nei colori della Guardia di Finanza. Secondo lui, data l'altitudine e la visibilità della serata, è impossibile che l'elicottero si sia perso o che sia scomparso in una zona d'ombra. Era ben visibile e doveva essere rilevato da ogni radar attivo, se solo fossero stati attivi. Zuncheddu, anni dopo, verrà avvicinato da un elicottero dei carabinieri che atterra proprio vicino al suo ovile. A bordo c'è un ufficiale che lo interroga informalmente sul caso Volpe 132. Una procedura decisamente anomala. Perché non convocarlo in caserma? E perché i carabinieri sapevano della sua testimonianza mentre la procura afferma di non aver mai ricevuto il suo nome? Il quarto testimone, Antonio Cuccu, conferma tutto. Traiettoria, bagliore, impatto. Non verrà mai ascoltato ufficialmente. Il quinto, Alessandro Leoni, viaggia quella sera sul traghetto Arborea con suo padre, in direzione Roma. Anche lui nota l'elicottero, lo osserva con attenzione e ascolta via radio una frase inquietante. Volpe, stiamo rientrando. L'orario è certo, tra le 19:05 e le 19:10, ma nei verbali ufficiali quella comunicazione non appare da nessuna parte, né quella né alcuna altra. È a questo punto che entra in scena un nuovo protagonista, la nave mercantile Lucina. È l'imbarcazione che Uzzeri dice di aver visto stazionare proprio nella zona sorvolata da Volpe 132. È alla fonda da mesi, sempre nello stesso punto, con i fanali spenti di notte. Un comportamento altamente sospetto, soprattutto in un'area di mare rigidamente sorvegliata come quella davanti al poligono del Salto di Quirra. Ma a detta delle autorità, quella nave non esiste.
La Lucina però esiste e come. Trasporta grano, ufficialmente destinato al Nord Africa per conto della SEM, una società sarda legata all'imprenditore Massimo Cellino. Ma le voci che circolano tra la popolazione raccontano tutt'altro. Si parla di traffico di armi, di stupefacenti e persino di rifiuti tossici. La sua presenza nei pressi di Feraxi, proprio la sera dell'incidente, è troppo coincidente per essere ignorata. E c'è di più. Pochi mesi dopo, la stessa Lucina sarà teatro di un evento agghiacciante, il massacro del suo equipaggio nel porto algerino di Yengen. 7 uomini brutalmente uccisi e dal carico scompaiono 600.000 tonnellate di merce. La versione ufficiale parla di terrorismo islamico, ma che interesse avrebbero i jihadisti in un carico di grano? O forse non era grano? Le domande si moltiplicano, i collegamenti inquietano. Tra chi cerca risposte spunta anche Antonino Arconte, ex ufficiale di Gladio, che conosce bene quel porto algerino e racconta come sia blindato da misure di sicurezza militari, che la Lucina fosse coinvolta in operazioni coperte, magari legate a traffici segreti tra Europa e Africa. E intanto in Italia la Lucina scompare dai radar ufficiali. Per le autorità non è mai stata lì, né il 2 marzo, né prima né dopo. Eppure decine di testimoni giurano di averla vista attraccata a pochi metri dalla costa, rifornita da motoscafi e sorvolata proprio da volpe, un'allucinazione collettiva. A questo punto, la sensazione di trovarsi di fronte a un insabbiamento sistemico è sempre più concreta, ma il procuratore Guido Pani non è tipo da accettare passivamente una verità preconfezionata. Nel giugno del 1994, a inchiesta ancora in corso, invia richiesta per ottenere la relazione finale stilata dalla commissione militare. Quella risposta, però, non arriva dagli investigatori. Giunge direttamente da Palazzo Chigi. È firmata dall'Ufficio Centrale per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La sigla in cima al documento dice tutto. In termini semplici, la relazione è coperta da segreto di Stato. Pani non si arrende, scava tra le leggi, recupera una norma del 1977 che permette il superamento del vincolo del segreto se non imposto con procedura corretta. E vince, riesce a ottenere la relazione. Ma quando finalmente la legge, scopre qualcosa di sconcertante. Non c'è nulla, nessuna rivelazione, nessuna informazione riservata, nulla che giustifichi la segretezza. La conclusione è la solita: incidente, nessun reato, nessuna responsabilità. Allora perché tanto accanimento nel tenere tutto sotto chiave? Nel frattempo, dalle testimonianze raccolte, emerge un ulteriore dettaglio. Quella nave, la Lucina, misteriosamente presente a Feraxi la sera del disastro, si è dileguata subito dopo l'esplosione. E non è la prima volta che viene vista compiere manovre ambigue in zona militare. Le ipotesi più inquietanti parlano di un possibile coinvolgimento in traffici illeciti, con Volpe 132 abbattuto per aver intercettato qualcosa che non doveva vedere. La logica investigativa, a questo punto, porterebbe a un'unica domanda: è possibile che l'elicottero sia stato colpito? E se sì, da chi e con cosa? Ma nessuno indaga in questa direzione, nessuno cerca residui di esplosivo. Nessun esperto viene incaricato di analizzare i pochi frammenti ritrovati in mare. Fino al 2005. Sono passati oltre 10 anni, ma Guido Pani continua a crederci. Così incarica i RIS dei Carabinieri e il professor Donato Firrao del Politecnico di Torino, un'autorità in campo balistico e forense, già coinvolto in casi delicatissimi come Ustica, il caso Mattei e l'omicidio Calipari, di effettuare finalmente una perizia seria. La reazione? I RIS chiedono continui rinvii e poi spariscono. Il risultato della loro analisi arriverà in procura solo nel 2011, 6 anni dopo. Ma, come in un copione già scritto, la relazione viene immediatamente secretata. Nessuno può leggerla. Una decisione che dice molto più del suo contenuto. Ma la storia non finisce qui. Nel frattempo, un evento incredibile avviene a Fenosu, vicino a Oristano. Dall'hangar di una piccola pista privata sparisce un elicottero Augusta A109, identico in tutto e per tutto a Volpe 132. Rubare un elicottero non è come sottrarre una bicicletta. Richiede una pianificazione, personale esperto e logistica. Un'operazione militare, non un furto improvvisato. A denunciare il fatto sono 2 giornalisti sardi, Pietro Mannironi e Pier Giorgio Pinna, che stanno indagando proprio sul caso Volpe 132. Scoprono che quell'elicottero era al centro di una disputa tra una società, la Wind Air, e la Banca dell'Agricoltura. L'ufficiale giudiziario si presenta per pignorarlo,
ma trova l'hangar vuoto. L'elicottero verrà ritrovato più di un mese dopo, abbandonato in una zona industriale vicino a Cagliari, senza alcuna strumentazione a bordo. Nessuno sa dove sia stato portato, né da chi. Come se tutto questo non fosse già abbastanza surreale, la storia di Volpe 132 si intreccia anche con il mondo del narcotraffico. Nel 2003, un colonnello della Guardia di Finanza, Roberto Vernesoni, finisce sotto processo con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Sarà condannato a 7 anni di carcere. Durante il dibattimento compare una deposizione inquietante. Il maresciallo Giovanni Mei dichiara che almeno 4 o 5 collaboratori di giustizia avrebbero indicato proprio Vernesoni come mandante dell'abbattimento dell'elicottero, in cui persero la vita Derio e Sedda. Il presidente Guido Pani convoca Mei per chiarimenti. Il maresciallo conferma tutto. Racconta che, nel 1997, il collega Valerio De Giorgi gli confidò che alcuni pentiti stavano parlando apertamente di come Vernesoni avesse addestrato dei soggetti affinché distruggessero l'elicottero scomodo della Guardia di Finanza. In tutto questo, la politica si muove con la consueta lentezza, ma qualcosa accade. Peppino Sedda, fratello di Fabrizio, scrive una lettera al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Non chiede vendetta, chiede soltanto che venga ristabilita la verità. Nel 2013, il deputato Michele Piras presenta un'interrogazione parlamentare ai ministri della Difesa, dell'Interno e al Presidente del Consiglio Enrico Letta. Nella sua richiesta cita ogni dettaglio del caso, i testimoni mai ascoltati, il radar disattivato, la nave Lucina, l'elicottero scomparso e ricomparso. Propone l'istituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare, ma quella commissione non verrà mai costituita. Nel 2015, il giornalista Vincenzo Guerrizio e il regista Raffaele Manco realizzano un documentario che tenta di far luce sull'intera vicenda. Lo intitolano Il grano e la volpe, un lavoro importante, ma purtroppo ignorato dai grandi media. Così, dopo oltre 30 anni, ciò che sappiamo è tutto ciò che non ci è mai stato detto chiaramente. Volpe 132 è diventata una delle tante pagine rimosse della storia italiana, un mosaico rotto, fatto di omissioni, relazioni segretate, testimoni minacciati e una memoria collettiva che preferisce dimenticare. Eppure, 2 uomini sono spariti nel nulla, 2 servitori dello Stato, probabilmente vittime non di un incidente, ma di qualcosa di ben più oscuro. Ogni 2 marzo qualcuno depone una corona di fiori in loro onore, ma la verità non si onora con i fiori, si onora con la trasparenza, con il coraggio di aprire le scatole nere della nostra storia nazionale, con la volontà di rispondere alla domanda più semplice e più importante di tutte: perché? Perché 2 finanzieri sono morti in circostanze mai chiarite? Perché una nave presente sotto controllo militare è stata ignorata? Perché le perizie sono state segretate? Perché un elicottero gemello è scomparso e poi ricomparso svuotato? E soprattutto, perché tutto questo è ancora avvolto dal silenzio? Finché queste domande resteranno senza risposta, la giustizia per Gianfranco Derio e Fabrizio Sedda resterà incompleta e forse, solo forse, un giorno qualcuno chiederà non una corona, ma un frammento di verità. Quella, sì, sarebbe la vera commemorazione. Voglio solo ringraziare di cuore i sostenitori di questo canale, chi mi offre un caffè tramite il link che trovate in descrizione, chi mi scrive per ringraziarmi e naturalmente tutti i miei abbonati. Apprezzo davvero tantissimo il vostro supporto continuo e vi ringrazio di cuore. Se questo racconto ti ha colpito, iscriviti al canale. Qui approfondiamo storie vere, tragedie spesso dimenticate e vicende che meritano di essere raccontate, dal mare alle montagne, dallo sport alla cronaca. Ogni settimana nuovi episodi per riflettere, ricordare e capire.